Ti hanno sempre detto che meditare è la cosa che ti serve, è una cosa che dovrebbero fare tutti, è la cosa che ti cambia la vita, ma non hai mai capito il perché e non sei mai riuscito a meditare. Ora ti spiego il perché. Innanzitutto perché c'è un grande misunderstanding sulla meditazione. La meditazione non è qualcosa che fai, non è un'attività, è uno stato d'essere, è una situazione in cui ti metti. Non puoi meditare, ma puoi fare delle cose che ti portano ad entrare in uno stato meditativo. Perché è importante entrare in uno stato meditativo? Perché allora voi immaginatevi, sei in campagna che ti stai facendo il tuo giro per goderti la campagna, il fiume, i parchi, gli uccellini che cantano, è veramente pazzesco, sei lì e ti senti unito con tutto, ti senti che anche te, come il resto delle cose, sei parte di tutto, sei felice, sereno, tranquillo e quindi vuoi goderti questa gita in campagna. Ma invece che una bici ti hanno dato una navicella spaziale. E tu dici, wow, bello, bellissimo, sì, però tu entri nella navicella spaziale, inizi a spipolare con i vari comandi e non capisci come farlo andare avanti. Non capisci finché a un certo punto premi un tasto e vai addosso a qualcosa e ti fai del male, poi vai addosso a un'altra cosa e ti fai del male. E non solo stai andando avanti, un po' a scatti, un po' avanti, un po' indietro, facendoti del male, ma non ti stai neanche godendo più la campagna, anzi ti sembra addirittura di non vederla più. Per un attimo l'hai dimenticata. Ecco, la vita è un po' la stessa cosa per la maggior parte delle persone. Ci hanno dato questo strumento incredibile che è la mente, invece di qualcosa di semplice come una bicicletta, ci hanno dato un corpo e una mente che sono molto complessi, qualcosa di incredibile, tanto quanto una navicella spaziale, se non di più, e sono veramente per la maggior parte delle persone lasciati lì, perché non sapendo come utilizzarli nel modo corretto si prova, si fa, si guarda, si testa, si ascolta quello che ti dicono gli altri fin da quando sei piccolo, anche loro non capaci di utilizzare questi strumenti e li utilizzano in modo compulsivo, e quindi vai avanti un po' così. Ti dicono: guarda che per essere felice, per goderti questa gita in campagna, devi premere quel tasto, devi fare quello, devi entrare quello, devi raggiungere quello, devi andare fin là, là allora sarai felice. E quindi tu a un certo punto ti dimentichi di essere a fare questa gita in campagna, ti dimentichi di essere qui nel presente, nella vita vera, e devi goderti questo viaggio nella vita, e è come se pian piano, come in una sabbia mobile, andassi sempre più in profondità, nell'oscurità, come se cadessi, no? Un po' in un oceano sempre più profondo, fino a che la luce continua ad affievolirsi. E quindi lontano dalla luce, lontano da questa fonte di luce, là dove eri unito col tutto, dove eri già presente, parte di tutto, in campagna a goderti la cosa, inizi a ricercare perché pensi che quella felicità sia da qualche parte e quindi inizi a cercarla dappertutto, premere tasti, fare cose, ricercarla da un'altra parte invece che qui. E facendo così, immaginate come un pozzo che scende pian piano, vi sentite sempre più soli, sempre più al buio, sempre più persi, iniziate a pensare a cose sempre più complesse nella vostra testa, narrative sempre più difficili, in cui identificarvi per cercare una soluzione, perché più andate in profondità, più avete bisogno di soluzioni e quindi diventa sempre peggio, una cosa tira l'altra. Quindi non sapendo come utilizzare questa navicella spaziale, questo meccanismo troppo complesso per semplicemente godersi le cose, va a finire che ti fai del male da solo. Quindi hai uno strumento potentissimo, ma ti identifichi troppo con quello strumento invece di utilizzarlo, ti è stato dato per trascendere queste cose e goderti ancora di più questa vita, fare cose incredibili, e invece lo utilizzi male, ti fai del male da solo perché ti crei continuamente di tutto e di più. Conta che abbiamo un'immaginazione pazzesca e una possibilità di elaborare dati incredibile, ma questo continuo rielaborare dati, identificarsi con questi dati, creare con l'immaginazione delle narrative e quindi pensare a qualcosa nel futuro e ripensare a qualcosa del passato, continuano a portarci sempre più all'interno della mente, identificandoci con essa, con un personaggio che ti sei creato, no? Quello che viene definito l'ego. E più sei identificato con questa cosa, più sei in profondità e più sei lontano dalla fonte iniziale, dal goderti questa gita in campagna, dove eri semplicemente all'inizio unito con il tutto. Quello che cerca di fare la meditazione, lo yoga, il percorso interiore, è semplicemente innanzitutto smettere di premere tasti, quindi smetterla di farsi male da soli. E la meditazione serve proprio a questo. Nel momento in cui fai determinate pratiche per imparare a entrare in uno stato meditativo, poi ci sono tantissimi tipi di meditazione, stati meditativi, ci sono tante cose che si possono fare, ma la cosa base è che semplicemente concentrandosi sul respiro, concentrandoti su cose
alla fonte, quindi là in alto, cose della vita vera, non cose qui dentro all'interno di questo pozzo, concentrandoti su cose base, diciamo che pian piano porti l'attenzione a tornare là fuori invece che lì sotto. E quindi vedi il pozzo, la navicella spaziale, il tuo corpo, la mente, come due strumenti ma staccati da te, quindi che puoi utilizzare, ma non sei te. E quindi impari pian piano a non solo uscirne, ma se ci sei fuori riesci anche a imparare a utilizzarli in modo più consapevole. Quindi tutto il ruolo del crescita interiore è creare questo piccolo spazietto durante quei 20, 15, 10 minuti in cui sei dedicato solamente a quello, per creare quello spazietto tra te e le tue accumulazioni, quindi mente e corpo, perché quando eri piccolo eri una cosina così, poi mangiando pian piano con il sole, con l'aria, con il cibo, sei pian piano diventato quello che sei ora, quindi hai accumulato praticamente parti del pianeta Terra e sei diventato il tuo corpo, ma se l'hai accumulato non sei tu, c'è qualcosa di più fondamentale che accumula. Idem per la mente, quando eri piccolo eri lì con la tua testa, pian piano hai accumulato impressioni dall'esterno, dai tuoi cinque sensi, dal mondo esterno e anche dal mondo interno e si è creata una mente, quindi sono comunque cose che hai accumulato. Idem, se hai accumulato queste cose non puoi essere tu. E quindi quello che fa la meditazione è creare pian piano, smettere diciamo di concentrarsi su queste identificazioni sbagliate e uscirne. Non è questione di pensare a ok adesso ci esco, la mia mente è una cosa diversa, quella è una cosa diversa. No, non devi semplicemente fare niente. Il problema è proprio quello, il problema è che si pensa che la meditazione sia un fare qualcosa. No, è proprio il contrario, è smettere di toccare i tasti della navicella spaziale, è smetterla di continuare a muoversi in modo tale che le sabbie mobili, il pozzo, ti portino sempre più in profondità. Essere lì, rilassato, concentrarsi su qualcosa di vita, di vero, quindi il respiro, i propri sensi, le cose attorno, un oggetto, un qualcosa, e osservare come un testimone silenzioso senza giudicare. Perché? Perché è la mente che giudica, è la mente che dà delle etichette. Quel momento in cui semplicemente sei lì, che fai un respiro, ti tranquillizzi, sei stabile, tranquillo e inizi a vedere i tuoi pensieri e non importa se siano brutti, belli, negativi, li lasci stare, non li giudichi, li lasci passare, vedi il tuo corpo, non importa che stia male, stia bene, lo lasci lì, lo vedi senza giudicarlo, ecco che lì crei un piccolo spazietto. Creando un piccolo spazietto impari a utilizzare questi strumenti sempre di più in modo consapevole e se impari a essere consapevole di questi strumenti e utilizzarli non in modo compulsivo, non reagendo alla vita, ma rispondendo come lo vuoi tu, allora ecco che lì smetti di soffrire. Perché dimmi che sofferenze ci sono se non mente e corpo. E ritirare la tua coscienza, la tua consapevolezza, la tua attenzione, il tuo focus dalla tua mente, quindi dal passato, dal futuro, da delle idee, da un'identità, da una situazione, da una narrativa, dalla tua situazione di vita, tutto quello che ti sei creato, la tua persona, il tuo lavoro, i tuoi hobby, le cose che hai, le cose che non hai, tutte cose nella tua testa, al qui e ora. Ovvero l'unica cosa concreta e vera che hai in questo momento, l'unica cosa che hai sempre avuto. Sei sempre vissuto in questo momento, tutto quello di cui hai fatto esperienza è sempre stato in questo momento ed è l'unica cosa fondamentale che hai, la vita. Sopra la vita poi si costruisce tutto il resto, ma quella è la base, è l'unica cosa che veramente hai. Il problema quindi in questo momento, se stai male, è perché sei talmente dentro a questo pozzo, a questa mente, e da dentro non puoi risolverla. Puoi andare a fare mille cose, cercando di risolvere e sbrogliare il passato, la tua mente, i tuoi pensieri, capire perché pensi male, cercare di pensare positivo, eccetera, ma sei sempre all'interno. Devi uscire. Se ci esci, vedi da lontano le cose e tu dimmi se una prospettiva più lontana non è la cosa che ti rende tutto chiaro. Come quando hanno scoperto, hanno capito pian piano che la Terra non è piatta e che invece è un globo. Perché? Come hanno fatto? Innanzitutto vedendo lì hanno detto forse la Terra è sferica. Poi si sono allontanati un po' dal cielo, hanno visto la Terra è molto probabilmente sferica. Poi dalla Luna hanno detto la Terra è definitivamente sferica. Quindi per avere la prospettiva giusta si sono allontanati. La meditazione è la stessa cosa. E come fare? Ci sono vari tipi di meditazione, vi lascio in descrizione un paio di meditazioni che ho creato anch'io e anche una meditazione molto valida, base, proprio che ti aiuta a distaccarti. Non serve fare cose complesse, bisogna partire dalla base. Se fai i fondamentali e le basi fatti bene, basta semplicemente quello e fai quello. Mattina, sera, quando vuoi. Meglio stomaco vuoto, così non sei letargico, puoi usare la tua energia non per digerire ma per rimanere attivo.
conta che non serve proprio per rilassarti, ma serve proprio per, anzi, svegliarti fuori quasi la meditazione. E pensa, prima di iniziare questa cosa, pensa, ok, durante questi 10, 15, 20 minuti lascia andare tutto. Il mondo va avanti anche senza di te, quindi lascia andare tutto, non sei niente, non hai niente, non vuoi niente, tutta la tua personalità, le tue cose, per quei 20 minuti non sei disponibile per il mondo. E pensa alla meditazione non ok, devo fare questo, pensi a dopo, pensi a prima, pensi a se voglio farla meglio devo essere così. No, quelli sono sempre pensieri. Quindi qualsiasi cosa ti arriva, lasciala andare e torna a concentrarti su qualcosa di fondamentale. Se è una meditazione guidata, torna a seguire quello che ti dice la meditazione. Ed è semplice, non pensare di fare qualcosa di complesso, anzi, è proprio perché è talmente semplice che è quasi difficile da capire. E non è il fatto di faccio meditazione per 10 minuti ogni giorno e sono a posto, no. L'importante è durante la meditazione. Non è che tu fai 10 minuti di meditazione, 20 minuti di meditazione e ti dà dei benefici che poi pian piano arrivano durante la giornata, come la palestra o altro. No, è questione di allenamento sì, ma è quello che succede durante quei 10 minuti che è importante. Quanta presenza riesci a avere, quanto riesci a essere lontano pian piano dal tuo corpo. Vedrai che più lo fai e più questo distacco ci sarà anche oltre quei 20-15 minuti di meditazione. Quindi riuscirai a essere consapevole anche oltre. È un po' come nel video che ho fatto sulla felicità, è la stessa cosa della metafora della felicità. Nel video della felicità ho parlato del fatto che l'unione, no, è un po' in realtà il fulcro di quello che ci rende felici, l'unione più la libertà. E la meditazione, dimmi se non è un allenamento verso quella cosa. Perché? Perché quando sei in campagna lì sulla fonte, lontano e non nella tua testa, ma sei qui, non nella tua creazione ma nella vera creazione, sei già unito con tutto, perché sei, come dicevo, una parte della terra, una parte delle impressioni esterne. E quindi sei già unito con tutto. E dimmi se l'essere umano in realtà sotto sotto non vuole questa unione con tutto. Il problema è che la cerchiamo in modo ipercomplesso e andiamo sempre più a perderci, dicendo la felicità sarà là, e quindi passi tutta la vita facendo una scalata quasi per arrivare a un punto in cui puoi dedicarti a dire ok, sarò felice, e se muori prima muori provando. No, invece la vita è come un ballo. Il vero significato del ballo, lo scopo del ballo è il ballo stesso, balli per divertirti, non per arrivare alla fine della canzone. La vita è la stessa cosa, va vissuta a momenti, e la meditazione è la stessa cosa. Non è tanto il devi arrivare da qui a qui e qua hai finito, ma è durante la meditazione quello è il ballo, quello lo fai per quello che senti durante la meditazione. Quindi di godertela, di lasciarti andare, di proprio sentire di mollare la tua personalità, il tuo ego, lasciare qualcosa di più grande, la vera creazione, passare tramite te, come se pian piano rimuovessi, e vedrete che accadrà una cosa così pian piano, staccandoti sempre di più dalla tua mente, diventando sempre più consapevole, è come se rimuovessi pian piano degli strati di questa identificazione così complessa che ci siamo creati. E tutte le cose che sono i benefici di cui si parla in meditazione, quelle sono conseguenze di questa cosa. E quindi torni un po' alla fonte, a quella luce. Vedi il pozzo, ma non ci entri nel pozzo. Ogni tanto, se vuoi, puoi tirare un po' fuori l'acqua, puoi utilizzare la mente, il corpo, queste accumulazioni quando ti servono, ma non ti ci perdi con essi, non ti fai del male con essi. Come la tecnologia, come un coltello affilato, invece di farti continuamente il male, lo lasci lì e lo utilizzi quando vuoi. E nel modo giusto. Quindi non è questione di evitare mente e corpo, no, è questione di saperli utilizzare nel modo corretto. E quando servono, quando non servono, li lasci stare. Anche il cuore, anche i polmoni, va tutto continuamente in automatico. Però la mente è l'unica cosa di cui ci lamentiamo che continua ad andare in automatico. Quindi impariamo a lasciarla, a non dargli bado, mentre vada sola. Quando serve, allora la utilizziamo. Lo scopo non è, come dice Eckhart Tolle nel Nuovo Mondo, tornare indietro e rimbambirsi e cercare di essere in pace praticamente alterandosi, ad esempio le persone che cercano con alcol, droghe o cose che ti alterano, di rimbambirsi, quindi scendere, abbassare le tue facoltà in modo da sentire meno, ed è un po' come se cercassi di entrare ancora di più nel pozzo per evitare di star male. No, è il contrario, invece è uscire dal pozzo, quindi alzare le proprie facoltà, trascendere la mente e utilizzarla quando serve. Quindi non è questione di stare bene nel pozzo, è questione di imparare a uscire e utilizzare il pozzo quando serve. E ricordate che l'oscurità si può togliere non combattendola, ma portando semplicemente luce. Quindi tornare alla superficie dove è la vera creazione. Là, quando si dice no, l'illuminazione è un ritorno a casa. È questo il ritorno a casa, tornare lì, in questa gita in campagna, che finalmente ti puoi godere anche con la tua navicella spaziale se sai utilizzarla. E infatti la parola yoga in sanscrito significa unione. Quando si dice una persona è in yoga, quando ha provato tutto e non ha trovato niente, pensa di raggiungere la felicità coi soldi, la fame, tutto eccetera, e non ci arriva
perché è come se prendesse il tutto, l'unione con tutto, a piccoli pezzi, e non puoi prendere il tutto in piccoli pezzi, come dicevano anche i filosofi cristiani, cercare di riempire una pozzanghera con i secchi dell'oceano, non si può. O ti tuffi nell'oceano, o prendi tutto in un colpo, o torni in superficie e sei già unito con tutto, e quindi molli te stesso e torni in superficie, unito con Dio o come ti pare, allora lì quello si chiama sei in yoga, sei in unione. La crescita spirituale, la meditazione serve esattamente per questo. Un altro consiglio, se fate fatica perché la mente continua ad andare, ci vuole un po' di pratica, ma anche rimanete con delle pratiche base. E un altro consiglio è allenare il corpo. Ricordate che comunque siete corpo e mente, cioè avete corpo e mente come strumenti e quindi se allenate il corpo e lo utilizzate ogni giorno, mangiate bene, avete una routine sana, imparate a avere delle basi fondamentali, quindi a creare questa base che è il corpo in modo tale da poter supportare alti livelli di energia e anche rimanere fermo, quindi aver utilizzato l'energia durante il giorno e quindi imparare a essere fermo durante la meditazione, allora poi ci si può costruire qualcosa sopra, ma se le basi, le fondamenta non sono stabili, allora è difficile. Quindi vi consiglio, per quello si fa Hatha Yoga, si fanno esercizi prima di esercizio fisico, di allungamento per rilassare il corpo, per allungare il corpo, per renderlo flessibile, per renderlo pronto a ricevere questo tipo anche di esperienza. Perché se fumi, prendi di tutto, bevi, mangi quello che vuoi e vai a letto quando vuoi e diciamo che il tuo corpo è un po' un disastro, è difficile che di colpo meriti, a meno che non ti fumi qualcosa. Quindi prima le basi, imparare a star bene quando sei in equilibrio e il tuo corpo è messo bene, allora lì meditazione per raggiungere passi successivi, ma prima crea delle ottime basi. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video.